Una gattina ha deciso che il magazzino sarà la sua nuova casa. Però c'è un piccolo problema. Sfruttando del pellet avanzato da un altro progetto e fatto uno schizzo, ho iniziato a costruire una lettiera. Munito di chiodi e sega giapponese, per prima cosa ho costruito il fondo, sul quale poi ho fissato le pareti laterali. Il tutto senza avere delle misure predefinite, con in mente solo l'idea del risultato che volevo ottenere. Nel frattempo mi sono reso conto che la gatta aveva portato con sé una piccola sorpresa. In pochi minuti ho fatto la cassa. Ora, sapendo che dovrà contenere della sabbia e soprattutto non dovrà avere odori o assorbire odori, andrò prima a darle una piccola carteggiata. Poi le passerò un impregnante cerato a base acqua ed infine, prima di mettere la sabbia, le farò un piccolo rivestimento in plastica per far sì che quando devo cambiare la sabbia basterà togliere il foglio, svuotarlo e rimetterlo con della sabbia pulita. Quindi, armato di saponetta e grana 200, andrò a fare una leggera ripulita, giusto a togliere i residui dei tagli e qualche parte di legno che scheggia. Come finitura ho deciso di dare un impregnante effetto cerato per renderla un po' impermeabile e in più ho usato questa noce chiaro per darle un po' di colore in modo da nascondere le eventuali macchie che si potrebbero formare. Ultimata la verniciatura, ho anche aggiunto dei pedini in gomma in modo da rialzare dal terreno la lettiera ed aumentare la traspirazione. Ho preparato anche il foglio di plastica per isolare il legno dalla sabbia e in più, invece di bloccarlo in modo fisso, ho preferito creare questi supportini per bloccarlo in modo da avere la possibilità di poterlo togliere, pulire e reinserire con della sabbia pulita. Adesso non mi resta che mettere della sabbia e vedere se il gatto la userà. Durante l'attesa ho scoperto che le sorprese sono due. Finalmente, dopo qualche giorno, ho trovato la lettiera usata.